Aferi AF-P010. Finalmente anche sul canale delle recensioni abbiamo la possibilità di recensire qualche Power Station. Chi mi segue sul canale principale sa benissimo che già da diverso tempo mi occupo di testare e recensire questi piccoli impianti fotovoltaici, potremmo definirli così, generatori solari, come volete definirli. Ma qui sul secondo canale non mi sono mai occupato di recensire questi prodotti. Questo è un brand con cui non ho mai collaborato prima, un brand nuovo per me, però abbiamo qui davanti una piccola centrale che sembra molto interessante. Stiamo ovviamente parlando di una taglia piccola, medio-piccola, perché questa centrale è in grado di erogare 800 watt di potenza nominale con un picco di 1600, ma noi dobbiamo tenere come riferimento questi, ed ha un'autonomia di 512 Wh, quindi non è una power station che possiamo utilizzare come impianto di casa, a meno che non la vogliamo usare per piccoli blackout, per situazioni di emergenza. Allora sì, diciamo che può andare bene per gestire le utenze principali per circa un'oretta, 2 orette, in base a cosa andrete ad utilizzare. Sembra una centrale fatta molto bene, molto leggera, molto carina, quindi è una centrale estremamente portatile. Secondo me è un prodotto adatto a chi ha un van, un camper, o comunque anche per utilizzare apparecchi video fotografici, un piccolo frigorifero portatile, insomma cose che non richiedono un assorbimento eccessivo e soprattutto che non necessitino di funzionare per tantissime ore consecutivamente, perché avendo questa autonomia un po' limitata siamo comunque limitati. Ecco, non possiamo per esempio far andare una televisione per 12 ore, però diciamo che qualche ora la possiamo sostenere. Andiamo a vedere un po' esternamente come si presenta questa piccola power station. Abbiamo anche oltretutto il pannello fotovoltaico qui, un piccolo pannello da 100 watt, di quelli pieghevoli, estremamente leggero anche questo, quindi qui abbiamo veramente un kit che fa della leggerezza il suo punto di forza. Allora, intanto andiamo ad accenderla. Abbiamo questo pulsante di accensione di plastica color argento. Da questo lato abbiamo la presa accendisigari, l'alimentazione per apparecchi che funzionano con la presa accendisigari, un jack, un pulsante di attivazione di questa parte. Non abbiamo una retroilluminazione, quindi dovremo guardare le indicazioni del display. Qui c'è una sigaretta proprio per farci capire che è attivo l'accendisigari. Qui abbiamo la sezione dedicata alle prese USB, classiche USB 3.0, USB Type-C da 20 watt, ce ne sono due, più una da 100 watt, quindi anche queste sono caratteristiche molto interessanti, soprattutto per la presa da 100 watt. E qui abbiamo anche una luce abbastanza calda, con le 3 classiche modalità di funzionamento. La presa di corrente è qui lateralmente, abbiamo una presa asciugo, anche questa si attiva così, dal pulsante laterale, inverter ad onda sinusoidale pura, come vi dicevo 800 watt nominali, 1600 di picco, e invece da questo lato abbiamo uno sportellino con l'ingresso per la ricarica dal pannello fotovoltaico. Dobbiamo ricordarci questa tensione, 11,5 50 volt in ingresso, 200 watt massimo. Questa è la potenza in ingresso che questa piccola centrale può supportare per caricarsi tramite il fotovoltaico. Invece qui abbiamo la presa per la corrente di rete, la corrente alternata, con 400 watt in ingresso massimi. E poi qui delle griglie, sia qui che qui, griglie di areazione per far circolare l'aria delle ventoline che si attiveranno nel caso ci fosse un surriscaldamento della power station. Il display fornisce indicazioni sufficientemente chiare e molto semplice. Abbiamo da questo lato l'input, quindi la ricarica che sia da pannello fotovoltaico o dalla corrente di casa, l'output, la stima delle ore residue in base all'utilizzo che ne faremo. Qui abbiamo anche l'indicazione degli hertz se ci troviamo
in Europa o per esempio negli Stati Uniti, una barra di stato che ci dà l'indicazione visiva di quanta batteria ci rimane e la percentuale residua di autonomia. Altre due informazioni molto importanti riguardo questa piccola centrale. È gruppo di continuità, quindi nel caso ci fosse un blackout a casa e stessimo lavorando al computer su un progetto molto importante, se teniamo collegata questa centrale tra il servizio di rete e il computer, in caso di blackout entro 10 millisecondi questa centrale interviene, quindi va subito a alimentare il nostro computer e di conseguenza il computer non si spegnerà. Questa è una funzione molto utile per queste situazioni nel caso stessimo lavorando ad un progetto magari importante oppure anche nel caso stessimo utilizzando degli apparati vitali, diciamo. Le batterie sono litio ferrofosfato, quindi batterie estremamente longeve, 3500 cicli di carica-scarica continua per poi arrivare all'80% della propria capacità, quindi non dobbiamo temere che questa centrale duri poco, insomma, una centrale che se la utilizzassimo continuamente tutti i giorni, la scaricassimo completamente ogni giorno, durerebbe almeno 10 anni per poi arrivare all'80% della sua autonomia, quindi poi dopo potrebbe funzionare ulteriormente ovviamente. Ma vi dicevo, abbiamo anche questo piccolo leggerissimo pannello fotovoltaico, andiamo a vederlo. Allora andiamo ad aprire questo piccolo pannello fotovoltaico. Abbiamo, vedete, si piega in tre e dietro sono presenti queste stanghette con il velcro che quindi si aprono e si richiudono molto semplicemente, molto rapido il tutto. Adesso magari lo andiamo a installare qui sul prato. Siamo in un tardo pomeriggio d'autunno, quasi inverno, e non possiamo pretendere ovviamente di avere adesso una grande produzione, a parte che è un piccolo pannello, sono 100 watt, quindi serve se lo piazzate dalla mattina, ecco, se no non è che producete molto, però andiamo a vedere che funzioni tutto regolarmente. Abbiamo all'interno doppio cavo, ma quello che interessa a noi è questo qui. Ok, si è accesa da sola e adesso in questo momento, proprio perché essendoci molte zone ombreggiate, abbiamo un ingresso abbastanza ridicolo perché non riesco a trovare zone di piena luce. Considerate che stanno entrando 3 watt. Non abbiamo il momento della giornata ideale per poterlo testare correttamente. Comunque, insomma, il mio consiglio è, se volete produrre col solare, prendete un pannello da 200 watt. Questo è un pannello che voi prendete proprio se dovete caricare solo ed esclusivamente delle batterie di smartphone, di droni, fotocamere e così via. Se vi interessa avere la soluzione più leggera possibile e più rapida, perché questo qui è veramente pratico per la sua leggerezza. Ma ora andiamo a fare un paio di test per vedere per prima cosa se funziona tutto regolarmente e anche per capire cosa si può fare con una centrale di questo tipo. Per esempio, una delle cose che dovrebbe riuscire a fare è far ricaricare le batterie dei nostri elettroutensili, ed è per questo che all'inizio vi ho fatto vedere che stavo utilizzando il soffiatore. È partito, assorbe parecchio questo qui perché assorbe 550 watt e qui sto leggendo 485, 500, adesso sta salendo. Quindi per esempio per ricaricare le batterie di elettroutensili anche potenti, come questo qui per esempio che funziona a 56 volt, va bene, funziona regolarmente. Adesso proverei anche a far andare un flessibile e il bollitore. Il bollitore ovviamente non dovrebbe funzionare perché quello è uno di quegli elettrodomestici che richiede troppa energia, perché gli elettrodomestici che producono calore normalmente stanno tra i 1200 e i 1500 watt di assorbimento, quindi ben oltre la sua potenza nominale, però possiamo fare un tentativo per vedere se riesce a reggerla quantomeno pochi secondi, ecco.
Eccoci qui con il nostro bollitore, questo qui lo sta reggendo decisamente bene senza alcun problema. Finirò di caricare successivamente. Adesso proviamo a far scattare l'inverter. Allora, attiviamo. 858 watt. Ecco, davvero molto strana questa cosa, perché sembrerebbe che si stia settando sugli 800 watt, non li stia superando, nonostante questo bollitore richieda più energia, e quindi riesca a farlo funzionare comunque, perché siamo proprio al suo limite. Qua siamo a 850 watt e non sembrerebbe scattare. Adesso lo faccio andare avanti e vediamo se riusciamo a far bollire l'acqua. Devo dire che è abbastanza strana questa cosa, perché questo bollitore, come vi dicevo, ha un assorbimento di addirittura 1630 watt, eppure si è settato sugli 800, il massimo della sua potenza nominale, e ha portato in ebollizione l'acqua anche in tempo abbastanza rapido, quindi ha funzionato bene. Bene, adesso facciamo un altro test, proviamo il flessibile. Il mio flessibile assorbe proprio 800 watt e proviamo anche a sforzarlo un po' e vediamo che succede. Questo è un altro grande classico dei test che mi piace fare: provare ad utilizzare il flessibile col disco per la pietra per sforzare il più possibile. 860 watt di assorbimento, se lo regge direi che è anche un'ottima centrale proprio per utilizzare strumenti di questo tipo. Direi molto bene, meglio di quanto pensassi. Io credo che non ci sia molto altro da aggiungere, se non che ci viene fornita insieme alla Power Station anche una borsettina con dentro un cavo di ricarica. Devo dire che pensavo che si trovasse più in difficoltà a far funzionare determinati apparecchi, invece funzionano molto bene, proprio perché a quanto pare ha questa possibilità di regolare automaticamente l'erogazione della potenza. Quindi, per esempio, questo è un altro apparecchio che emana calore, un asciugacapelli che dovrebbe assorbire 1000-1200 watt alla massima potenza. Funziona benissimo, abbassa leggermente la potenza dell'asciugacapelli, permettendoci di poterlo utilizzare senza problemi e limitando il suo assorbimento a questi 853 watt di potenza nominale che la centrale è perfettamente in grado di reggere. Quindi per quanto mi riguarda promossa, anche perché è una centrale che costa davvero poco. Non vi dico il prezzo perché adesso siamo sul Black Friday, quindi magari è più basso, però dovrebbe stare indicativamente intorno ai 400 euro, forse anche meno, quindi guardate il link in descrizione, ci sono anche ulteriori codici di sconto. Però quello che vi posso dire è un'ottima piccola centrale che è in grado di fare parecchie cose. Abbiamo come autonomia residua adesso 47% dopo aver fatto questi brevi esperimenti. Ve l'ho detto, non è una centrale che può durare tantissimo tempo, però funziona bene. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Luca, alla prossima!